Ciao ragazzi, benvenuti nella mia serie di tutorial dove essenzialmente andrò a spiegare come utilizzare Pymol. Pymol è un programma che permette di visualizzare molecole in tre dimensioni, sia acidi nucleici che proteine e essenzialmente Pymol è un programma che può essere scaricato gratuitamente dal sito ufficiale pymol.org. Andando a cliccare su Download Now, praticamente ci compaiono quelli che sono i sistemi operativi su cui può essere installato. Una volta installato, Pymol offre una prova gratuita di 30 giorni, oltre la quale praticamente dovrebbe essere necessario acquistare la versione Pro, quindi quella a pagamento. Dal momento dell'installazione a me sono passati 30 giorni e ad oggi ancora deve comparire la finestra per il pagamento, quindi continuerò ad utilizzarlo fino a che questa finestra non mi comparirà. Praticamente Pymol è un programma che si basa su un linguaggio che è Python e quindi presenta quello che è una piccola sezione qui in alto che permette essenzialmente di utilizzare delle scorciatoie scritte per andare ad attivare e disattivare alcune funzioni all'interno del programma. Essenzialmente per gli utenti base possiamo andare a sfruttare quelle che sono poi le varie scorciatoie presenti nell'interfaccia del programma. Quindi abbiamo una barra del menu dove appunto abbiamo file, abbiamo edit, abbiamo build, abbiamo movie, display setting, scene, mouse, wizard, plugin ed help. Qui invece essenzialmente sulla destra troviamo quella che è la sezione dove ritroveremo essenzialmente le molecole che andiamo a inserire all'interno del programma che stiamo visualizzando, più le differenti selezioni che facciamo all'interno della molecola. Mentre in basso qui a destra possiamo vedere quello che è la mouse mode, cioè il modo con cui noi utilizziamo il mouse. Io consiglio sempre una mouse mode di 3 bottoni, dove quindi andiamo a distinguere i bottoni a destra, a sinistra e quello centrale praticamente corrisponde alla rotellina, e in più abbiamo la sezione viewing ed essenzialmente editing. La sezione view e editing permettono appunto di andare a visualizzare o di editare quello che è la molecola inserita all'interno del programma. Essenzialmente quindi la prima fase è quella di aggiungere una molecola all'interno del programma. Per fare questo ci sono diverse opportunità. Prima di tutto, e quella anche probabilmente più diretta, è utilizzare il comando fetch. Quindi scrivendo fetch andiamo poi ad inserire quello che è un ID che corrisponde alla molecola. Questo ID della molecola può essere ritrovato essenzialmente su internet o in particolare su quello che è PDB Databank. PDB Databank è un sito che quindi presenta tutte le molecole che possono essere visualizzate in Pymol, e ad ogni molecola è associato poi un ID. L'associazione con l'ID permette poi di caricare questa molecola all'interno del programma. Ovviamente qui in alto troviamo quello che è ovviamente la sezione di ricerca, quindi andiamo ad per esempio scrivere Human Insulin Hormone, e qui praticamente compaiono tutte le cristallografie o comunque tutte le strutture tridimensionali della molecola di interesse. In particolar modo possiamo vedere all'interno di ogni sezione quella che poi è la risoluzione, quella che è poi la molecola che è associata a quelli di. Effettivamente per l'insulina andremo ad utilizzare questo codice che è 4VZ. 4VZ praticamente ci riporta quello che è proprio l'insulina umana nella sua forma fisiologica, e dal PDB Databank possiamo essenzialmente andare a vedere quella che è poi la pubblicazione associata alla struttura tridimensionale, quindi possiamo ritrovare alcune informazioni
in merito alla molecola che è qui riportata, ed è importante andare a visualizzare quelle che sono le catene che ritroviamo all'interno della struttura. Catene come appunto sequenze aminoacidiche. Praticamente ritroviamo quella che è la catena alfa e la catena beta dell'insulina, che nel PDB, quindi nella sezione diciamo di Pymol, ritroveremo come catena AC per l'insulina, appunto la catena alfa dell'insulina, mentre ritroveremo come catena B e D l'insulina B dell'insulina stessa. Quindi sappiamo che il codice è 4EVZ, molto facilmente possiamo andare a scrivere fetch 4EVZ e andare invio. Dando invio praticamente possiamo visualizzare quello che è la molecola di interesse, quindi l'insulina. Un altro modo per andare ad inserire l'insulina potrebbe essere su PDB Databank di scaricare il file. Quindi scarichiamo il file come PDB format. Una volta che abbiamo scaricato il file, lo possiamo aprire e quindi essenzialmente ritrovarci nella sezione di Pymol con l'insulina. Un'altra opportunità è quella di andare in file, aprire essenzialmente un file che è quello che abbiamo per esempio appena scaricato, quindi lo abbiamo riaperto, o un'altra opportunità ancora, file get pdb, qui dobbiamo inserire quello che è l'id del pdb, quindi l'id che abbiamo trovato in pdb databank 4EVZ. Diamo invio, praticamente ci andrà a scaricare di nuovo l'insulina.